Ed ecco perché da Osho alle guide spirituali. Che cos'è il channeling, Giotti? Allora, per questa parte finora che ho descritto, è la magia, è come un innamoramento. Quando trovi un maestro spirituale è una cosa eccezionale e questo è il maestro che tu trovi all'esterno. Però il maestro esterno, qual è il suo compito? È il compito di aiutarti a trovare il maestro interiore, Sì. la tua guida. Noi tutti abbiamo una guida sempre presente. Che cosa sia il channeling è facilmente detto. Channeling vuol dire la capacità di connettersi con le guide spirituali o guida interiore. Cioè non è il medium che si mette in contatto con le persone defunte, coi trapassati, ma è la possibilità che tutti hanno di contattare la propria guida interiore. La guida interiore non necessariamente deve essere vista come un un'entità, perché molto più profondamente la guida interiore è il tuo sé, il tuo higher self, che sarebbe la tua parte eterna e immortale, che ti conosce, che sa perché è sempre presente in ogni tua incarnazione e sa da dove vieni e sa da dove vai e sa perché sei qui. Lo sai tu, ma non lo sai che lo sai. E allora c'è il contatto con questa parte che è knowledge, che è saggia, guiando, Eh, eh, la tua parte assolutamente sì. saggia. E questo chiarimento è molto importante, Dino, perché Ma c'è noi in qualcuno... effetti, Ci tenevamo. Giuseppe, la chiamiamo, ci tenevamo tanto, anche perché noi volgarmente la chiamiamo, volgarmente si chiama canalizzazione, no? Stai canalizzando, cioè non sei tu, guarda che bello stai canalizzando. Cioè, allora, se non sei tu e stai canalizzando, da dove arriva tutto ciò? Questa è un'altra domanda. Ok? Sì, questi sono argomenti molto molto ampi perché normalmente si pensa, no, che c'è questo universo e poi non c'è niente altro, poco altro. In realtà la realtà è infinita e ci sono infinite dimensioni. Nel channeling ti metti semplicemente in contatto con una dimensione. In questa dimensione, nel mio modo di insegnare il channeling, apro, come si ricorderà Dino, il canale verticale, che sarebbe il canale spirituale, cioè il canale di contatto con le guide spirituali, che sono quelle guide che ti indirizzano e ti proteggono nel cammino spirituale. Perché ci sono varie altre possibilità, aprirsi in vari altri piani, in vari altri mondi. Ci sono tanti mondi diversi dove ti puoi connettere, però appunto, come dicevi tu, Dino, quando hai un maestro e sei stato iniziato da un maestro, che quel maestro sia presente nel corpo o no, il maestro ti impedisce di aprirti a dei canali, diciamo, pericolosi È e ti vero. permette solo certe aperture. Perché anche quando ti apri al channeling, qual è il tipo di guida che viene? Quella che tu desideri, non con la mente, ma diciamo il tuo desiderio profondo, il desiderio dell'anima, ma anche il desiderio dell'inconscio. Ecco perché è importante avere diciamo, il guardiano del canale, che è il tuo maestro. Il guardiano del canale, secondo me, è il tuo maestro, che però può essere anche, per dire, Yogananda, che magari non hai mai conosciuto, o Nuvola Rossa, o Gesù,
o qualsiasi, se tu ami questa figura, diciamo il protettore è il tuo amore, l'amore è ciò che ti protegge, per cui devi avere un rispetto, una devozione verso qualcuno che ti protegge, ma non è tanto quel qualcuno che ti protegge, è il tuo amore verso quella figura che ti protegge, e fai in modo che si apra un certo tipo di canale. Nell'insegnare il channeling, la cosa difficile è che non è una tecnica che tu fai, perché quello che funziona è quello che sei, non quello che fai. Sì, sì. Perfetto. E io mi Perfetto. ricordo un momento che Dino Ghian-Prem hai avuto, io lì ho visto, tu sei un vero canale, perché avevi aperto proprio il canale giusto, te lo ricorderai, no? Chi se lo dimentica più? Eh. Stavo dicendo che è colpa tua che io sono qua stasera, voglio dire, più di così non lo so. No, per me è una grande felicità quando vedo questo. E che vedo il mondo divino presente nel mondo umano. Quello è bellissimo. Il mondo spirituale, il mondo divino. Perché secondo me questo pianeta dovrebbe essere un paradiso veramente. È stato progettato per essere un paradiso. Quindi dici che il paradiso è qui? Sì, dico che il paradiso è qui, poi ce ne sono di altri ancora più belli, ma che questo non... Noi in questa trasmissione qua, Giotti, abbiamo parlato di tanti, di queste, io le chiamo frequenze, ma questo è alla fine, Sì. no? Di tanti mondi. Chi va a spulciare sul canale Parliamone Live troverà, o sul canale di Giuseppe Cirino, troverà veramente una varietà di mondi, dalla medianità al channeling, alla guide angeliche, a qualsiasi cosa che comunque tutti conducono alla stessa cosa, alla stessa macro entità, chiamiamola così, no? Che poi siamo noi stessi, l'hai detto tu prima, no? Nel percorso del channeling questa cosa a me ha particolarmente appassionato la pulizia. Io la chiamo così perché ho avuto modo anche di sperimentare altre cose nella mia vita, no? E che tanta pulizia non c'è, anzi, vi posso garantire. Ecco, queste robe qua non è un gioco, e noi lo sottolineiamo sempre, no? Anche quando parliamo di contatti, abbiamo parlato di alieni, di qualsiasi cosa, no? Non è mai un gioco. Ecco perché è importante non usare tecniche, perché le tecniche non è quello, ma essere protetti e capire come fare determinate cose, a cosa servono determinati strumenti, no? Sì, Perché è facile, uno prende un pendolino, fa così, infatti. capito? Cioè, lo fa chiunque. E se in quel momento tu hai aperto un canale e ti ritrovi in un mondo per il quale tu non sai neanche camminarci dentro, cosa fai? Se vuoi ti racconto un'esperienza. Siamo qua apposta. Diciamo che se vuoi è una domanda che qui non si fa.